Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci o ascendente pesci, solo per i più esperti anche Luna e Venere in pesci per ciò che riguarda le case astrologiche dell'amore, quelle che andremo a fare, che sono la quinta e la settima. Allora, oggi andiamo a fare una bellissima lettura con tutte le 12 case astrologiche, che in buona sostanza sono tutti gli ambiti della tua vita. Andiamo a vedere questo 2026 come sarà rispetto alle 12 case astrologiche, facciamoci questo bellissimo viaggio insieme in questo sentiero. Andiamo a vedere come entri nel 2026, che è un anno 9, scusami, è un anno 1. L'anno 9 è quello che stiamo concludendo, il 2025 è stato l'anno della grande saggezza acquisita da tutte le esperienze passate. Abbiamo bruciato tanto karma, era l'anno dell'eremita. E quest'anno 1 e il 2026 è l'anno del mago, l'anno dove tutto ciò che seminerai quest'anno lo porterai avanti per i prossimi 9 anni. Quindi è un anno di grande leggerezza acquisita grazie alla forza con la quale abbiamo superato le nostre più grandi paure, resistenze e attaccamenti nell'anno 2025. Quindi andiamo a vedere come entri quest'anno, come andrà l'economia, i soldi, le risorse, i viaggi brevi, le comunicazioni, gli studi, come comunicherai al mondo, come andrà l'amore e anche la tua vitalità, l'amore, il flirt, l'amore più maturo. Andiamo a vedere anche il lavoro, la salute, la famiglia, se farai viaggi lunghi, come sta la tua fede, come sarà la tua vocazione, qual è il karma, l'occulto. Andiamo poi a vedere dove avrai successo quest'anno, è la casa numero 10. Insomma, andiamo a vedere, facciamo un viaggio bellissimo. E vi ricordo, ragazze e miei ragazzi, che sotto all'info box trovate la pratica dei 21 giorni profetica che sta dando risultati straordinari e strabilianti a migliaia di voi. E a gennaio partiremo con le masterclass, realizzazione di un obiettivo specifico a mezzo dell'estasi sciamanica, il viaggio dell'eroe con i tarocchi, qualcosa di straordinario, impattante, rivoluzionario e una strada dove non si torna più indietro, cioè o sì o sì. O realizzi l'obiettivo o lo realizzi, cioè fatto sta che le masterclass saranno a numero chiuso proprio perché è importante il lavoro energetico siccome il lavoro energetico che andiamo a fare è una cosa impattante, posso seguire poche persone alla volta, quindi appena uscirà il sito vi potete prenotare. E questo, ragazze mie e ragazzi, chi è pronto a morire può realizzare qualunque cosa, proprio come ci sono riuscita io e vi porto dove sono arrivata io, perché nessuno può portare dove non è arrivato l'altro, no? E quindi, ragazze e miei ragazzi, inizia, visto che sto balbettando già, iniziamo con questo viaggio strepitoso insieme per seguire un sentiero. Vi consiglio di salvarvi il video e guardarlo durante l'anno. E poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò anche la carta del drago immaginale che ti darà il rituale da fare prima della fine dell'anno e quando guarderai questo video, ok? Allora, andiamo a vedere pesci. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia bellezza, gioia e prosperità. Sabbe satta sukhi hontu. Iniziamo, mettiamo 3 carte per ogni casa astrologica. Pesci, come andranno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci. Prima casa astrologica. Chi sei e come inizi l'anno? È la casa anche dell'ascendente, no? Chi sei e come inizi l'anno. Uno, 2 e 3. Seconda casa astrologica. Soldi, risorse, il valore, abilità finanziarie, soldi, risorse, valore, abilità finanziarie. 1, 2, 3. Terza casa è la casa dei viaggi brevi, la casa della comunicazione,
è la casa del tuo immediato intorno, mi spiego chi hai intorno, anche degli studi, anche la casa dei fratelli, vediamo, 1, 2, 3, quarta casa è la casa della casa, appunto, è la casa della famiglia d'origine, delle radici, dei bisogni emotivi, anche dei debiti karmici ereditati dagli antenati. Vediamo, quarta casa, 1, 2, 3. Quinta casa è la casa della creatività, della vitalità. Che vitalità avrai quest'anno? Anche la casa dei flirt, dell'amore leggero, della tua voglia di vivere. Vediamo, casa 5, 1, 2, 3. Sesta casa è la casa del lavoro e della salute. Lavoro e salute, sesta casa. 1, 2, 3. Settima casa è la casa dell'amore stabile, anche la casa dei matrimoni, anche la casa dei contratti, delle relazioni sentimentali stabili. Vediamo, settima casa, 1, 2, 3. Ottava casa è la casa delle grandi rivoluzioni interiori, della morte, della rinascita, della trasformazione profonda, dell'occulto, anche la casa dei limiti e dei tabù da superare, anche la casa del denaro inteso anche come condivisione di beni comunque. Vediamo, 8, 1, 2, 3. Nona casa è la casa dei viaggi lunghi, degli studi superiori, delle credenze, della fede, della tua vocazione. Vediamo, nona. 1, 2, 3. La decima casa è la casa del successo, dove avrai successo quest'anno, nel 2026, dove brillerai. Dove avrai successo, dove brillerai. Decima casa, pesci. 1, 2 e 3. Undicesima casa è la casa delle amicizie, è la casa delle cause comuni, è la casa degli ideali, delle visioni, anche dei nuovi alleati. 1, 2, 3. Dodicesima e ultima casa, la casa del karma e dell'occulto, anche delle prove di vita, nemici nascosti, quello che non ti vedi arrivare, la casa di quelle sfide karmiche da cui poi si giunge all'elevazione spirituale, no? 1, 2 e 3. Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro sciamanico profondo. Cosa accadrà nel 2026? Allora, partiamo dalla prima casa. Il matto è già una bellissima carta di partenza, vedo questa fede nel 2026. La papessa ci sei tu. Il mago! Non ci posso credere, che anno bomba! Cioè, da quanto tempo stavi aspettando sta roba qua tu? Porca miseria! Porca miseria! Cioè, questo è l'anno in cui lo spirito ti prende per mano e ti dice adesso vieni con me senza girarti più indietro. Io qua vedo proprio una libertà nuova, selvaggia, che ti muove il cuore. Una voce profonda, antichissima, che ti dice la via giusta e tu per la prima volta l'ascolti senza paura. E poi questo potere creativo che si accende col mago, ne vogliamo parlare? Cioè, come quella brace che diventa fuoco. Qua vedo idee che si manifestano, intuizioni che diventano fatti, visioni che prendono forma. Cioè, è come se ricominciassi da zero,
ma con tutta la saggezza che hai conquistato in tutta la tua vita o vite. Cioè, questa è una combinazione che capita solo quando l'universo decide che è il tuo momento, eh. Cioè, questa è la prima casa più forte e magica che si possa immaginare. Inizio assoluto, guida interiore, manifestazione, triplice benedizione. Cioè, ma allora sì, cioè, oh signore, ma io ti devo dire la verità, ho quasi finito tutti i segni, no? Questo per tutti è così, è incredibile. Abbiamo detto l'anno del mago e tu c'hai il mago come prima casa. Questo è l'anno tuo. L'ho detto a tanti segni, ma perché ogni volta uscivano carte pazzesche, ma questa è la botta più grande che ti poteva arrivare. Questo è l'anno tuo. Non vedo l'ora di vedere le altre case, guarda. Vediamo un po' la seconda casa che dice. Muori ogni giorno e non te ne accorgi. Guardati, stesso posto, stessi pensieri, stesso te, come un cadavere che respira. Alcuni lo chiamano morte in vita, altri lo chiamano sonno dello spirito. Tu come lo chiami? Per risvegliarti devi attraversare una morte, non simbolica, non metaforica, quella vera, dove l'identità che hai costruito si disintegra. Un mistero il cui fuoco ha divampato indisturbato nella storia. Gli sciamani lo praticavano da millenni. Respiri che spingono la coscienza oltre il corpo. Archetipi che scavano nell'ombra. Passaggi che bruciano l'ego. Non è guarigione, è annientamento. La conquista, il tuo obiettivo. E lo godrai, certo che lo godrai, ma non sarai tu a goderlo. Sarà chi diventerai. 5 porte, 90 minuti per attraversare ciascuna. Entri vivo, esci diverso. O non esci. Scegli ora. Tra un anno guarderai indietro e saprai quale porta hai preso. La seconda casa, 5 di spade, paggio di coppe, regina di denari. Guarda, qua il tuo tesoro cresce dopo una frattura, non cresce prima. Cioè il 5 di spade ti dice che inizi l'anno lasciandoti alle spalle un modo disordinato, un po' dispersivo, oppure colpevolizzato di gestire i tuoi doni. Come se finora avessi svalutato te stessa o te stesso, oppure avessi accettato dei compromessi che non ti rappresentavano. Poi arriva il paggio di coppe, che è la tua anima bambina, quella che rinasce, no? Qua arriva una nuova idea, una nuova intuizione, una nuova ispirazione che ti apre una porta economica o professionale che nasce proprio dal cuore, non dalla mente. Questo è l'annuncio di qualcosa di fresco, cioè è emotivamente vero, che ti fa dire questa volta faccio come dico io. E la regina di denari che fa? E qua è la materializzazione di quello che vuoi andare a fare, come dici tu. Questa è la tua parte femminile che si prende cura dei tuoi talenti, come fossero un giardino sacro. Questa è stabilità, questa è concretezza, queste sono entrate più solide. Cioè, questo è un progetto che cresce con delle radici, non solo con i sogni. Abbiamo visto che casa potente che c'è qua, no? Quindi, tradotto nella pratica sciamanica, cosa vuol dire? Che hai una ferita, hai un'intuizione e poi la realizzazione. La ferita significa che capisci cosa non vuoi più dare e dove ti senti impoverita o impoverito, o in soldi o in energia. Arriva l'intuizione, che è un messaggio dell'anima che ti arriva chiaro, proprio come una visione, e la realizzazione, cioè prendi quella visione, la nutri e la trasformi in abbondanza concreta. Cosa significa qua? Che lasci una guerra, ricevi un'idea, costruisci un impero. Quindi la seconda casa per te nel 2026 è la nascita del tuo valore nuovo, più matura, più maturo, più ricco, più tuo. È chiaro? Wow. Andiamo a vedere sulla terza casa cosa abbiamo. Paggio di denari, 9 di spade e il cavaliere di bastoni. Io qua vedo un inizio concreto, che può essere un'idea giovane,
un progetto che nasce proprio con i piedi a terra, con il concreto, ma subito dopo arriva quella vecchia ombra mentale che ogni tanto ti assale, cioè il dubbio, la paura di non farcela. E se poi sbaglio? E se poi non è giusto? Però è come un'onda improvvisa che non si ferma qui, perché arriva il cavaliere di bastoni. Questo è l'impulso che spazza via tutti questi dubbi qua. Questo è il fuoco che vince il buio. Questo sei tu che dici non mi fermo, la mia visione merita strada. Significa che tu comunicherai con più coraggio, parlerai chiaro, oserai, ricordiamo le carte principali, oserai, ti butterai, dirai la tua senza paura di sembrare troppo. Significa movimento, viaggi, spostamenti che aprono delle porte e anche degli incontri che rianimano probabilmente delle collaborazioni che ti faranno veramente battere il cuore qua, Cioè è l'anno in cui tu impari a non lasciarti spaventare dalle tue stesse maree interiori, 9 di spade, ma proprio come un cavallo lanciato verso il deserto sacro parti. Cioè, qual è la sintesi sciamanica qua? Che la mente teme, l'anima sa, il fuoco guida e tu nel 2026 parlerai finalmente con voce da creatore. Qua potrai fare magie con la parola. È il mago la parola, no? In principio fu il verbo, poi il verbo si fece carne. Puoi fare magie con la parola, con le idee, con i messaggi. Tu avrai una comunicazione ispirata dall'alto, animica, che apre i destini, mi verrebbe da dire. Se pensiamo a dei viaggi brevi o degli spostamenti, c'è un ritmo qua che parte timido, come quando senti una chiamata ma ancora non sai da dove arriva, no? Poi accelera all'improvviso, quindi all'inizio potresti sentirti stanca, un po' confusa o confuso, oppure attraversare dei momenti un po' di ansia per delle questioni pratiche, organizzative, oppure per un imprevisto che ti scombina i piani, ma subito che succede? Zac! Il fuoco del movimento, qua ti rimetti in piedi, prendi la direzione giusta, vai. Quindi qua vedo che saranno degli spostamenti che ti riattivano l'anima, ti fanno tornare viva o vivo, ti liberano da una situazione stagnante, ok? Invece, con il rapporto con l'intorno, con i fratelli o con l'intorno che hai, all'inizio potrebbe esserci un malinteso qua, una parola detta male oppure una ferita riaccesa. Qualcosa che ti sfiora come un'ombra nella mente, no? Però poi arriva un gesto concreto qua. Una parola di pace, un incontro che scalda, un riavvicinamento. Nasce una nuova energia, vedo qua, più viva, più vera, una ripartenza. Quindi parte tutto tra dubbi un po' così, poi si riaccende un fuoco che rimette tutto in moto. Tu vedo che recuperi connessioni, coraggio e fluidità. E gli spostamenti brevi tornano ad essere proprio curativi. I rapporti più vicini a te, quelli più intimi, ritrovano un passo sincero, più vero. C'è questa terza casa che inizia un po' in apnea, però fiorisce proprio come un cavallo lanciato oltre l'orizzonte. È chiaro? Ok. Vediamo la quarta casa. Quarta casa, il carro, il sole e il 10 di bastoni. Vedo che ci potrebbe essere un trasferimento qua, Un trasferimento interiore dentro di te che poi diventa esteriore. C'è qualcosa qui della casa o del luogo in cui vivi, del modo in cui ti senti a casa, ecco, qualcosa del modo in cui ti senti a casa o anche della casa cambia radicalmente. Qua ti sposti, ti rinnovi, rompi un muro, apri una finestra o cambi città oppure cambi qualcosa che ti fa sentire a casa. Cioè è un anno in cui un segreto emotivo viene alla luce, un nodo che non appartiene solo a te ma anche ai tuoi antenati viene alla luce, ma tu sei colei che è sciamano, il ponte tra i mondi, trasformerai qua un debito karmico in risoluzione. Questo debito nasce da un bisogno viscerale tuo di protezione, di intimità vera, di un nido sacro che ti assomigli. E che succede? Che tu lo costruisci quest'anno. Magari non subito, magari tra una resistenza e l'altra però lo fai. E sai qual è la bellezza? Che tutto questo ti riporta a casa nella tua anima. È da lì che comincerà la vera rinascita nel 2026. Cioè, cosa ti sta dicendo in pratica la tua anima con queste carte, in questa casa? Basta ripetere la storia degli altri.
Da qui in avanti vivo la mia storia, amando ciò che la storia degli altri mi ha dato in quanto li ho scelti come famiglia, pacificando quelle immagini, no? In pratica cosa accade qua? Che tu tagli un legame karmico familiare che ti teneva una sorta di loop emotivo, magari una dinamica che ti toglieva energia, no? Ecco, quella dinamica lì smette di comandare la tua vita. Vedo che riorganizzi completamente il tuo spazio di vita, tipo o casa nuova, o stanza nuova, o energia nuova. Anche solo cambiare la disposizione dei mobili, diventerà un atto rituale potentissimo. Io qua vedo che guarisci da un bisogno antico, tipo, qual è questo bisogno antico? Voglio essere vista a tutti i costi, o voglio essere ascoltata o ascoltato. Ecco, quel bisogno emotivo veniva da molto lontano, dalla tua famiglia. E qui lo vediamo chiaro, cioè tu lo sciogli, diventa la tua radice, la tua forza, grazie alla pacificazione degli antenati che stai facendo, no? Con me ormai da tanti mesi. Poi chi inizierà con me le pratiche delle masterclass sarà una bomba la cosa, però già che state facendo le pratiche questo si risolve, lo vedo già, ok. Tu chiuderai un ciclo rispetto al lavoro con i tuoi antenati. Tu sei quella o quello che libererà la linea genealogica quest'anno. E qual è il risultato finale? Che arriverà una stabilità emotiva che non avevi mai sperimentato. La tua casa come santuario, la famiglia come scelta, non più come destino. La scelgo io quella famiglia, lo faccio in questo modo. E soprattutto una base sicura da cui partire per tutto il resto del 2026. Cioè questa casa, quarta casa, è una rinascita silenziosa e titanica. Ti sganci dal passato e costruisci il tuo vero nido del potere. Ok? Ok. Vediamo la quinta casa, 3 di spade, asso di coppe. Wow! Mamma mia, da quanto tempo stavi aspettando di guarire queste ferite antiche? Da quanto tempo? La tua vitalità tornerà a essere spettacolare dopo il primo mese, i primi 2 mesi. C'è una cosa incredibile. Qua avviene proprio il miracolo, Qua io vedo un dolore antico, quello che ti ha tolto il sorriso, quello che ti ha tolto la fiducia, quello che ti ha tolto la luce. Ecco, si apre, si lascia guarire. È come se qualcuno ti togliesse proprio un chiodo dal cuore, no? E al suo posto ci versasse acqua viva. Cioè la tua vitalità torna a battere fortissimo quest'anno. Ma già lo vedevo da qua, amica, amico mio. Cioè, ragazza mia, da qua lo vedevo già. È come se il tuo corpo ricordasse improvvisamente cosa significa essere viva, cosa significa essere fluido, cosa significa essere felice senza motivo, capito? Cioè, torni a giocare con la vita, a flirtare con il destino, a sentire il piacere scorrere nelle vene. L'amore torna puro, torna morbido, fresco. Non è dramma, non c'è amore drammatico qua, non c'è. Cioè, la prima parte ti togli proprio da addosso sta roba. L'amore è nutrimento, non è rincorsa. La creatività qua fiorisce. Non devi fare più, ma germogli e basta. Tutto quello che hai seminato grazie a una vita di dolore o di situazioni difficili, ok? Germoglia nella bellezza. La temperanza qua rimette tutto in equilibrio, cuore, mente, corpo, spirito, tutto torna proprio a suonare quella musica divina. C'è una guarigione che si vedrà nei tuoi occhi, nella pelle, nella voce, anche nel modo in cui ridi. È chiaro? C'è bellissima questa cosa. Tornerete luminosissime, ragazze mie ragazzi. Una vitalità senza precedenti, in rialzo, un desiderio che riparte, un'energia che si ricompone, l'amore che guarisce, la creatività che esplode. Cioè, tu rinasci, ma senza più ferite. È stupenda questa casa, stupenda, wow. Vediamo lavoro e salute. Ma già sulla salute la temperanza se c'è vitalità alta con la temperanza, sulla salute andiamo a vedere comunque. Paggio di spade, infatti, no, vabbè, no, veramente, la stella 10 di denari, lavoro e salute, che bomba pazzesca, tra i segni più belli che ho fatto il pesce, almeno fino adesso. Cioè, qua c'è da piangere di gioia, cioè, incredibile. Queste carte sono un concentrato di lucidità,
guarigione, ordine cosmico e benedizioni materiali. C'è una miscela miracolosa che solo quando tu ti svegli nel tuo daimon, nel tuo amante mistico, nella sposa celeste, puoi incarnare, mi spiego? Non a caso queste carte all'inizio erano già strepitose. Allora, questa è la rinascita del corpo, della mente e della missione tua. Questo paggio di spade è la mente tua che si illumina. Tu ti svegli. Non è più il tempo delle nebbie, delle intuizioni volanti, delle indecisioni indefinite. No, no. Qua scatta un interruttore mentale. Avrai idee chiare, comunicazione precisa, capacità di organizzarti, mettere limiti. È come se ti vedessi proprio in questo ambito, no? Ti guardi allo specchio e dici: da oggi mi prendo sul serio. Nel lavoro diventi strategica o strategico, veloce, tattico, osservatore, sai accogliere le opportunità prima degli altri e non ti fai né più ingannare né deviare. Cioè qua è la mente che finalmente ti obbedisce, la mente che obbedisce all'anima, non ti fa argabugliare più. E la stella è una guarigione pura, cioè un anno in cui ti togli di dosso pesi, stanchezze, ansie, infiammazioni del corpo, squilibri energetici che ti portavi dietro da tanto. Cioè il corpo qua diventa più leggero, più luminoso, più ricettivo, più ispirato. Cioè è l'anno in cui la tua routine sacra, una cura del corpo proprio che è un rito, è una medicina animica. Molti di voi so che inizieranno con me lo yoga sciamanico, le masterclass. Molti di voi stanno facendo la pratica ai 21 giorni. Guardate i risultati. Cioè, acqua, tisane, creatività. Tutta questa routine, le pratiche di yoga sciamanico, le pratiche in cui corpo, mente e spirito si allineano sono queste. La pratica dello yoga sciamanico, l'estasi sciamanica, la più potente che esista sin dalla notte dei tempi, no? Lo sappiamo bene. Ecco, queste pratiche non è che funzionano, ti cambiano il destino. Cioè il corpo diventa ad essere lo strumento del daimon, non è più un campo di battaglia. E poi sto 10 denari che te lo dico a fare, la consacrazione materiale del dono spirituale acquisito. Nel lavoro che succede? Realizzi un obiettivo importantissimo. Costruisci sicurezza, aumentano le entrate, arriva una stabilità che non ti aspetti. Vieni riconosciuta o riconosciuto come una figura affidabile e di valore e creerai un sistema materiale che ti protegge. Questo non è l'anno delle speranze, questo è l'anno dei risultati concreti. Il paggio di spade ti fa muovere, la stella ti guida, i 10 denari ti premia. C'è come se l'universo dicesse: hai fatto pulizia, adesso puoi rinascere e puoi ricevere. Quindi questa sesta casa per te è la conquista del tuo ordine sacro. Ritrovi energia, guarisci anche da malattie psicosomatiche. Sapete che per lo sciamano la malattia non è malattia nella visione terapeutica, è una visione non terapeutica, quella sciamana. La malattia è la perdita dell'anima o un pezzo di anima, tant'è che noi facciamo nelle pratiche il soul retriever, che è la caccia all'anima, recuperando pezzi di anima. Con le masterclass andiamo a recuperare tutto, potenti, ideali, potere, tutto. Ma già con le pratiche dei 21 giorni che state facendo realizzate questo. Cioè la malattia è lo strumento di guarigione animica. Guarigione che significa risultati materiali, perché materia e spirito sono l'uno riflesso dell'altro. Quindi ottieni una stabilità economica facendo un salto professionale reale. Cioè il dolore qua è diventato potere quest'anno. Il lavoro diventa la missione, la guida. Non è più il lavoro, ma è una missione, non ti stanchi più, perché lo fai, c'è una missione lì. È una rinascita totale, mentale, fisica, materiale. Questa sesta casa è una benedizione, è la porta che ti porta fuori dal caos e dentro la prosperità. Cioè, forse tra le letture più belle, devo dire la verità, più belle. Continuiamo con le case però, ma come vedi già dalla prima si vedeva. Settima casa è la casa dell'amore stabile. Abbiamo visto che nella 1, 2, 3, 4, 5, nella quinta casa abbiamo proprio un qualcosa di meraviglioso che nasce per te, come vitalità, come amore leggero, no? Senza la pesantezza del karma, eccetera, eccetera.
Vediamo la settima casa cosa ci racconta, è l'amore più stabile. Qua ci sei tu, regina di coppe, che tu sia uomo o donna non importa, eh. 3 di bastoni e la regina di bastoni. Beh, sì. In questa settima casa io vedo veramente un'energia che porta armonia, porta profondità e un forte richiamo al cuore. Cioè quest'anno nelle relazioni ci sarà la possibilità concreta di incontrare una persona veramente speciale. Perché speciale? Perché sarà capace di rispecchiare i tuoi bisogni più autentici e di camminare con te in maniera equilibrata e consapevole. Questa non è una semplice storia passeggera. Questa unione può portare veramente stabilità, comprensione reciproca e una complicità emotiva rara. Chi arriverà nella tua vita quest'anno avrà una vibrazione matura e una capacità di ascolto che ti sorprenderà. Qua io vedo che sarà qualcuno che sa accogliere le tue sfumature più delicate. Qualcuno che stimola la tua crescita interiore e con cui potrai costruire qualcosa di concreto ma anche molto poetico. Io vedo che non mancheranno momenti di gioco, di leggerezza, l'abbiamo visto anche nella quinta casa, perché questo legame non sarà mai pesante. Qua c'è una combinazione di passione e di rispetto reciproco che rende proprio la relazione appassionante e sicura al contempo. Mi spiego? Siccome la settima casa è anche la casa dei contratti e delle partnership pratiche, no? Questo è l'anno giusto per formalizzare degli accordi, delle alleanze e delle collaborazioni importanti, perché io qua vedo che le relazioni professionali e anche quelle private che nasceranno quest'anno, oppure si rafforzeranno quest'anno, avranno delle basi solide. Ci sarà reciproco sostegno, ci sarà possibilità di crescita concreta, cioè è un periodo dove il tuo cuore e la materia trovano un equilibrio, ossia tutto ciò che nasce da un desiderio autentico e condiviso ha la possibilità di manifestarsi con successo. Cioè questa settima casa è un vero portale di amore stabile per te, incontri significativi e partnership durature, dove l'emozione e la concretezza si intrecciano in modo molto potente. Ok? Sì. Vediamo cosa ti dirà con i miei potenti oracoli questa persona. I miei oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Che ti ho detto? Te l'ho appena detto. Sto pensando di regalarti un anello. Ti ho detto che questa è una combinazione potentissima con qualcuno che veramente sa accogliere quelle tue sfumature e si può veramente costruire qualcosa di concreto e anche poetico, come piace a te. Sto pensando di regalarti un anello. Quest'anno ci sarà la concretizzazione di qualcosa di bellissimo. Bellissimo. Vediamo cos'altro. Amore mio, ti ho cercata per vite intere. Cioè l'amore, questo amore autentico così ti trova perché sei tu che hai guarito. È chiaro, no? Sei tu che hai guarito le ferite antiche, che le guarirai quest'anno completamente. Ti ho cercata per vite intere. Vi sentirete come se vi foste cercati per vite intere. È bellissima questa cosa, è proprio l'anno tuo. Bellissimo. Cos'altro ti dirà? Ho mentito a tutti, io voglio solo te. Allora, questa è una carta che magari può far pensare a una persona che quest'anno che incontri, oppure l'hai già incontrata, magari non voleva, no? Ti ha fatto capire che non voleva. No, io voglio solo te. Oppure potrai pensare che non voglia all'inizio. No, 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 no. Io voglio solo te. Mettiamo cos'altro? Mettiamo due altre, La momentanea assenza nel corpo è per noi eterna presenza nello spirito. E quando questa persona non sarà accanto a te, come vi insegno sempre, la mancanza non è assenza, ma è invisibilità.
allora voi vi alleerete a quella invisibilità che è presenza. Non solo tu, ma anche l'altra persona. E in quella invisibilità il vostro rapporto si rinforzerà. Ti ho detto, non ci sono drammi, non è un amore con drammi, non è un amore con rincorrersi, no, è un amore bello. Anche nell'assenza vivrai quell'amore bello, ok? Anche quando siete separati. Cos'altro? Sono geloso di te. E poi questa persona sa gelosa di te perché qua io vedo due figure, al di là che tu sia uomo o donna, qua c'è. Questa sei tu, regina di coppe, anche se sei uomo, eh? L'altra persona regina di bastoni, anche se è un uomo. Cosa voglio dire qua? L'altra persona comprende in te, vede in te quella capacità empatica di sentire le emozioni e fluire senza arrabbiarsi, senza attaccarsi alle emozioni, e questo è l'aspetto che lo farà appassionare a te. Perché è una persona più carismatica da un punto di vista di fuoco, di passione, e quindi magari controbilancia con te quell'aspetto interiore, no? La vedo una persona carismatica, focosa, però è gelosa di te perché? Perché vede in te una capacità che lei non ha, o meglio, che non ha in luce e che attraverso di te sviluppa al suo interno, ok? Quindi magari quella tua capacità attira magnetismo, no? Attira persone, quindi quest'altra persona lo percepisce e percepisce anche la tua necessità di integrare quell'aspetto attraverso la relazione con te. Va bene? Bellissimo, bellissimo, ok. Continuiamo adesso. Ottava casa, vediamo che cosa ci dicono. 9 di bastoni, 5 di bastoni e la giustizia. Questa ottava casa quest'anno per te è come un grembo di trasformazione. Perché? Perché qua tutto ciò che è superficiale viene messo in discussione. Ogni paura, ogni limite, ogni tabù qua affioriranno alla luce per essere trasformati. Questa è la casa della morte e della rinascita e questo lo vedrai proprio concretamente, ossia ci saranno delle situazioni o delle relazioni che non ti servono più, che potrebbero chiudersi. Proprio spontaneamente si chiudono, facendo spazio a cosa? A qualcosa di più autentico. Questo processo può essere molto intenso, va bene? C'è tensione qua, molto intenso, però è necessario. E ogni chiusura è una porta verso una nuova consapevolezza. Essendo la casa anche della sessualità e dell'intimità profonda, ok? Quest'anno potresti vivere delle connessioni che ti scuotono, che ti rivelano chi sei veramente, no? Nel dare e nel ricevere amore. Ecco, saranno incontri che non sono leggeri questi, ti sfidano, ti fanno confrontare con la tua vulnerabilità e ti permettono al contempo di superare quei blocchi emotivi radicati. Ricordiamo la quinta casa pure come stava. Quindi la tua capacità di aprirti e di stabilire confini sani in questo caso sarà fondamentale. Così come la tua forza interiore per affrontare eventuali prove o dei conflitti. Non dimentichiamo l'aspetto dei possedimenti comuni nell'ottava casa, delle risorse condivise, no? O anche delle questioni finanziarie legate ad altri, Potrebbero emergere delle opportunità qua, oppure la necessità di gestire con equilibrio ciò che è in comune con qualcuno, può essere un partner, un socio o anche la famiglia stessa. Qual è la chiave qui? La chiave è la chiarezza e l'integrità, cioè ciò che viene fatto con onestà, ciò che viene fatto con responsabilità porterà dei frutti. Ciò che invece viene trascurato o manipolato potrebbe generare ostacoli, d'accordo? In definitiva, l'ottava casa qua ti spinge a guardare oltre la superficie, a confrontarti con la tua profondità, a trasformare ciò che è vecchio e a vivere con maggiore autenticità e forza interiore. Cioè è un anno di profonda pacificazione e purificazione, di crescita, di incontri significativi che lasceranno un segno duraturo nella tua vita. Va bene? Grandi risvolti con la giustizia finale qua nella tappa della bilancia che può essere ottobre-settembre ci saranno tutto questo equilibrio qui.
Sì. Wow. Andiamo a vedere adesso la nona casa. Che cosa ci dice? 8 di spade, il mondo, cavaliere di coppe. Farai un viaggio lungo, credo, qua, che verrà motivato dal tuo sentimento. Può essere un viaggio d'amore, ma amore in diversi ambiti, no? D'amore o un viaggio d'amore lungo. D'amore inteso non solo amore di coppia, cioè quando parlo di amore, spinta emotiva, anche un viaggio per ciò che ti motiva a livello emozionale, può essere un progetto, può essere la voglia di conoscere un paese lontano per aprirti a nuove conoscenze spirituali, qualcosa in questi termini. Ma andiamo per gradi. Allora, ci potrebbero essere dei momenti in cui ti sentirai bloccata o bloccato, oppure limitata qui da convinzioni vecchie, no? Oppure da quelle situazioni, sai, che sembrano che ti impediscono il cammino. Ma questi ostacoli sono specchi, cioè ti mostreranno dove la tua libertà di pensiero o la tua libertà di movimento va rafforzata. Ecco, superando queste limitazioni si apre un orizzonte enorme. Si apre un orizzonte enorme, pieno di possibilità di crescita, di riconoscimento personale. Mi spiego? Saranno probabili qua degli incontri che amplieranno la tua visione. Io qua credo che potresti incontrare delle persone o degli insegnanti o delle guide o delle situazioni che ti spingeranno a guardare oltre il noto e ad abbracciare ciò che è più grande di te. Potresti effettivamente sentirti ispirata a fare dei viaggi fisici, oppure a studiare, a esplorare delle culture, delle filosofie o delle conoscenze che proprio ribaltano il tuo modo di percepire la vita qua. Se state facendo con me le pratiche yoga sciamanico o quando inizieremo le masterclass, è questo il senso, cioè proprio una nuova filosofia di vita che abbraccia la totalità e ti fa germogliare come mai prima d'ora. Questa, nella nona casa, queste carte ti chiedono coraggio e apertura, cioè abbandonare vecchie rigidità, affidarti all'intuizione, muoverti proprio con la fiducia verso ciò che ti arricchisce realmente, sia nell'anima che nella vita pratica quotidiana. Quest'anno la nona casa ti invita a espandere il tuo mondo proprio senza paura. Perché ogni passo verso il nuovo mondo, verso il nuovo, è un passo verso la tua piena realizzazione. Ma l'abbiamo già vista, che succede quest'anno. Quindi quello che vedo qua è che questa nona casa ti parla chiaramente di quella vocazione. La vocazione è la nona casa anche, no? Cioè la tua anima viene chiamata a espandersi, a guardare oltre i limiti della routine e a trovare un senso più alto in ciò che fai. Quest'anno, come abbiamo visto anche nella sesta casa, il tuo lavoro e i progetti che intraprenderai saranno molto più che semplici attività, cioè saranno strade che ti allineano con la tua missione profonda. E ogni ostacolo o blocco che si presenterà non è più un freno, ma sarà l'invito a rivedere il tuo modo di approcciare alle cose, a distinguere tra ciò che è solo abitudine o paura e ciò che davvero ti appassiona. Quindi potresti sentirti attratta o attratto da tutte quelle attività che coinvolgono insegnamento, che coinvolgono viaggi, che coinvolgono la spiritualità, lo yoga sciamanico, la scrittura o creatività. O anche ti sentirai attratto o attratto da tutte quelle relazioni con chiunque che ti aprono però delle nuove prospettive. Quindi è un anno in cui la tua vocazione, già lo vedevo con le prime carte però, la tua vocazione emergerà con chiarezza assoluta. Ciò che ti fa vibrare il cuore e che ti fa sentire pienamente viva o vivo diventerà il filo conduttore. Seguire questa spinta di ciò che ti fa sentire veramente viva o vivo ti porterà non solo soddisfazione personale, riconoscimenti concreti e anche la possibilità di lasciare un segno positivo nel mondo. Cioè, io ti faccio un applauso perché veramente ogni casa che apro è uno shock, bellissimo, veramente, veramente bellissimo e sono felicissima, felicissima, felicissima di questo. Ok, vediamo la casa del successo, dove brillerai di più di tutti, brillerai ovunque qua, soprattutto in ciò che ti appassiona. Vediamo cosa ci dice la decima casa, che è la casa del successo. 10 di spade di partenza è proprio la fine del ciclo doloroso.
l'appeso, qua ci sei di nuovo tu, wow, è l'asso di denari. Brilli in tutte le attività e opportunità pratiche concrete che ti hanno permesso di cambiare prospettiva delle cose. Allora, il tuo successo quest'anno arriva trasformando ciò che era fermo, oppure ciò che era concluso, in nuove opportunità concrete. Qua c'è una chiusura importantissima che avviene. Qualcosa che forse ti ha limitato in passato o che ti ha fatto sentire bloccata o bloccato, ma è proprio grazie a questa fine che si apre la strada a un nuovo inizio. Quindi il fulcro del tuo successo quest'anno è il coraggio di prendere ciò che hai imparato dalle difficoltà e di metterlo in pratica in modo concreto. Io qua vedo nuovi progetti, iniziative professionali, investimenti o possibilità materiali che rispondono al tuo vero valore. L'energia dell'asso di denari qua ti spinge a concretizzare ciò che fino a poco fa era solo potenziale, mentre l'appeso qua ti invita proprio a guardare le cose da un'altra prospettiva, a fare delle scelte ponderate, non passive, cioè il successo qua nasce dall'equilibrio tra azione e consapevolezza. In sintesi, tu quest'anno brilli prendendo ciò che hai imparato dalle sfide passate e trasformandolo in realtà concreta. La chiave qua è fare spazio al nuovo, fidarti dei tuoi talenti e osare, pur mantenendo saggezza e lungimiranza, ma già ce le hai perché apprendi dal dolore passato. E nei giorni del tuo compleanno questa cosa sarà chiarissima e sarà proprio potentissima, perché qua ci sei tu. Questo è l'anno, cioè è pazzesco quest'anno, è incredibile. Vediamo l'11ª casa cosa ci dice. La luna, re di denari, ci picchia l'asso di spade. Siccome questa casa parla di amicizie, delle reti di supporto, dei progetti comuni, no? E anche di alleanze inattese che potrebbero cambiare le carte in tavola. Ok, in questa casa, con questa luna, la luna mi dice che alcune di queste relazioni che avrai quest'anno avranno un fortissimo impatto emotivo. Cioè, che cosa voglio dire? Ci saranno dei legami profondi e delle intuizioni che ti guidano nelle scelte collettive e anche dei momenti in cui dovrai fidarti del tuo istinto per capire chi ti sostiene davvero e chi no. Solo dell'istinto devi fidarti. E tra queste figure, il re di denari mi dice che tra queste figure ci sarà qualcuno di concreto. Ci sarà una persona affidabile, probabilmente un uomo o con energia mascolina, capace di offrirti stabilità e delle opportunità reali. Ripeto, può essere un mentore o un alleato oppure una persona influente nel tuo percorso. E quest'asso di spade mi parla di chiarezza, di verità, mi parla di decisioni decisive che ci saranno quest'anno, cioè è un anno in cui potrai distinguere ciò che funziona da ciò che è illusorio e prendere scelte strategiche per far avanzare i tuoi progetti. Quindi in sintesi quest'anno le amicizie e le alleanze sono degli strumenti potentissimi per crescere e aprire nuove strade. Fidati solo dell'intuito, valuta chi ti sostiene davvero e chi no, e sarai in grado di trasformare le relazioni in opportunità concrete e strategiche. Ok? Wow, ok. Ultima casa, la 12ª, vediamo che cosa ci dicono. Regina di spade. La ruota e il cavallo di denari. Siccome la 12ª casa parla di ciò che non vedi arrivare, no? Dei segreti del tuo percorso karmico e di tutto ciò che ti invita a purificarti per crescere, partendo da questo presupposto, la regina di spade qua ti guida come energia, ti guida con chiarezza e con discernimento, cioè tu quest'anno saprai vedere assolutamente la verità nascosta dietro situazioni complesse. Saprai capire i limiti e proteggerti da chi non ha buone intenzioni.
senza farti influenzare da paure o illusioni, d'accordo? La ruota della fortuna mi parla di svolte inattese che ci saranno, dei colpi di scena che ti spingeranno a riallinearti con la tua missione spirituale. Ti dico, con la ruota della fortuna qua, che sono gli eventi inattesi, non tutto sarà sotto il tuo controllo, perché gli eventi sono enti, entità, spiriti, non sono sotto il tuo controllo. Ma ciò che arriverà, anche se imprevisto, sarà parte del tuo percorso di crescita e di liberazione. E il Cavaliere di Denari ti ricorda che, pur tra sfide e lezioni karmiche, qua ci sarà concretezza e determinazione, cioè che voglio dire? Che potrai affrontare le prove con metodo, con costanza, con pragmatismo, costruendo qualcosa di solido anche nei momenti più delicati. Cioè, in sintesi, questo è l'anno in cui il tuo karma si muove, ti rivela ciò che serve per evolvere e ti offre degli strumenti per trasformare gli ostacoli in potere personale. Quindi, quello che ti voglio dire è: preparati a vedere, preparati a comprendere e agire con saggezza. Perché? Perché il tuo cammino spirituale prende una svolta decisiva. Ci picchia. Cioè, ragazze, ragazzi, questo è l'anno della svolta. Cioè, ogni esperienza qua ti trasforma, ti spinge a vedere la realtà con occhi nuovi. Abbiamo visto che ci saranno svolte improvvise, opportunità concrete, incontri che ti cambiano la vita, amori profondi, connessioni che ti sostengono, connessioni che ti elevano. La tua creatività esplode, la tua energia vitale raggiunge picchi inattesi, cioè, incredibile. Cioè, finalmente liberi il peso di vecchie ferite, sarai guidato dal tuo intuito, dalla tua saggezza interiore. E sarai veramente capace di trasformare ogni ostacolo in alleato. Cioè, questo è il tuo anno, hai vinto. Tutto prende slancio, tutto diventa possibile, tutto si riallinea proprio al tuo destino. Quindi quello che ti voglio dire è proprio: preparati a brillare come mai prima d'ora. Preparati a creare, preparati ad amare e a realizzare su ogni piano della tua vita. Wow! Che bomba! Vediamo che ti dicono le carte del drago immaginale per contornare il tutto. Pesci, anno 2026. Il drago. Ti leggo questa carta, incredibile. 40, il drago. Mamma mia, che bomba. 40. Allora, il responso del drago. Il drago è il simbolo di purezza e purificazione. È tempo per te di lasciare andare i vecchi sensi di colpa. È il momento di perdonarti per davvero. Questo è l'anno in cui si alleggeriscono tutti i pesi, perché mi manifesti il tutto. Allora ti do il rituale per la buona riuscita. Da fare appena lo senti, da unire alla pratica dei 21 giorni, prima della fine dell'anno e anche durante l'anno, ok? Per portare avanti questa energia. Trova il tuo albero miglior amico. Se conosci un giardino oppure un parco, se c'è un percorso nella foresta che frequenti abitualmente e sul quale cammini periodicamente, ti consiglio di divenire migliore amico di qualche albero. Tutti gli alberi sono tuoi amici, ma uno di essi può essere il tuo migliore amico. È davvero bellissimo poter chiedere all'albero amico come sta, cosa ha sognato o che consiglia da darti. Se hai scelto proprio quell'albero come migliore amico, non è stato un caso. Le forme, i colori, gli odori di quell'albero sono connessi alle tue memorie. Recenti teorie sostengono che le nostre memorie sarebbero registrate esternamente al nostro corpo, in un campo d'energia chiamato campo morfico. Questo è un concetto presente anche nel pensiero indù da numerosi secoli.
Nello yoga l'etere è la kasha in sanscrito, il quinto elemento, sarebbe quello sul quale si fissano le memorie. Allora la pratica è questa: periodicamente, ma specialmente quando ti senti oppresso, frustrato, triste o ansioso, vai dal tuo albero miglior amico, chiedi il permesso di avere un suo piccolo ramo o delle foglie. Meglio se prendi foglie o rametti già caduti, però chiedi sempre il permesso. Portali a casa e quando ti senti pronto, in un locale spazioso con le finestre aperte, brucia le foglie o il rametto passandolo con un movimento a spirale intorno al tuo corpo e chiedi allo spirito del drago, che è lo spirito stesso del fuoco, di aiutarti a purificarti da ciò che ti limita o ti impedisce affinché tu possa risplendere. Prendi delle foglie o prendi il rametto, lo bruci un po' con la luce della candela o su un camino, giri intorno al corpo, fai della testa, oppure giratelo intorno al corpo, no? E chiedi allo spirito del drago, maestro, ti prego, aiutami a purificarmi da ciò che mi limita o aiutami a purificarmi da ciò che mi impedisce di risplendere. Poi puoi pronunciare il mantra Eka, come già sapete, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 10, le formule magiche. Eka significa magia, da cui poi Ekate, no? Oppure Mao, fai quello che senti, va bene? L'importante è che tu faccia questo rito con lo spirito del drago, ok? Non ti dico nient'altro, sono strafelice di fare, ti faccio un applauso perché è veramente straordinaria questa lettura. Sei un drago quest'anno, quindi capacità di realizzare i tuoi obiettivi, eccoli qua. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e per molti di voi ci vediamo alle masterclass e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!